Ciao a tutti e bentornati sul mio canale. Come potete vedere alle mie spalle non sono nella mia solita postazione youtuber. Oggi sono fuori perché fra pochissimo lancerò il cellulare di questo video da questa finestra per testare la resistenza. Dato che nella sua scheda tecnica viene garantita l'integrità anche dopo una caduta di 3 metri, e io mi sono detto un conto è scriverlo e un conto è dimostrarlo. Quindi nel video di oggi andrò a verificare se questa qualità è reale oppure no. Il test brutale di questo video si dividerà in 3 parti. La prima, come vi anticipavo, è il lancio dal secondo piano. La seconda prova è il test dell'impermeabilità, in cui lascerò per mezz'ora il cellulare immerso nel lavandino, e la terza prova è il test di temperatura. Dato che questo dispositivo viene garantito anche a -20, metterò proprio il cellulare nel mio freezer, lo lascerò per un'ora e dopo quest'ultima prova vedremo se dopo la caduta, dopo il test dell'acqua e il test del freddo, riuscirà ad accendersi oppure no. Sono curiosissimo. Partiamo subito con la prima prova e adesso faremo il countdown e registrerò in diretta il lancio e dopo andremo a vedere in che condizioni sarà dopo la caduta. Ci siamo? 3, 2, 1, via! Come vedete è rimasto integro, incredibilmente anche il vetro non ha nessun graffio, la custodia esterna sembra intatta, quindi per ora ci siamo. Non so ancora se funzionerà e quindi dopo gli altri test vedremo anche se il processore interno è rimasto intatto. Siamo giunti alla seconda prova, ossia il test di impermeabilità. Adesso andrò a mettere questo AGM nel mio lavandino che ho già riempito e fra 30 minuti lo andremo a riprendere sperando che le guarnizioni tengano, per poi passare all'ultimo test, ossia il test della temperatura. Il lavandino si è riempito, siete pronti? 3, 2, 1, immersione. Appoggio sopra le forbici così siamo sicuri che non torni a galla. Eccoci qua. E ora non ci rimane che aspettare 30 minuti. Eccoci qua, andiamo a portare in superficie il nostro M7. Guardate, adesso gli do un'asciugata e dopo lo andremo a portare dentro il freezer per l'ultimo test, ossia il test della temperatura. Ora metterò l'M7 nel mio freezer e poi lo andremo a riprendere fra un'ora. Procediamo, lo appoggio nel piano superiore e adesso fra un'ora torneremo qua e vedremo in che condizioni sarà. Il tempo è scaduto, ora lo andrò ad estrarre, poi ci sposteremo nella mia solita postazione e vedremo insieme se dopo questi 3 test brutali riuscirà ancora ad accendersi oppure no. Andiamolo ad estrarre. Mamma mia che freddo, peccato che con la telecamera non potete sentire, ma è freddissimo. E ora non ci rimane che provare ad accenderlo. Gli do una pulita perché si è un po' appannato il vetro a causa del freddo. Ci siamo, siete pronti? Eccoci qua, prima di accenderlo però vi voglio far vedere l'equipaggiamento di cui è dotato. Apriamo subito la scatola, vediamo qua cosa troviamo. Apriamo questa busta. Ci sono gli auricolari, guardate che figata, hanno anche il gommino di supporto. Assieme agli auricolari troviamo il trasformatore dotato di ricarica rapida e il cavo di alimentazione USB. E adesso andiamo a vedere se avrà superato tutti i test brutali a cui l'ho sottoposto. Siete pronti? 3, 2, 1, via! Oh, si è acceso! Intanto si è acceso! Significa veramente che è una bomba questo M7. È già arrivato nella schermata di base. Guardate che figata, perché funziona sia con la tastiera, come potete vedere, ma anche il display touchscreen, come vedete, guardate. Quindi è sia touchscreen che manuale. È dotato di 2 telecamere, una anteriore e una posteriore, ha uno speaker potentissimo come potete vedere dalle dimensioni, monta il sistema operativo Android, 1 GB di RAM e 8 GB di memoria espandibili fino a 128 GB con una micro SD, monta una batteria di 2500 mAh dotato di un'autonomia di circa 3 giorni perché le ridotte dimensioni del display fanno aumentare in maniera esponenziale l'autonomia. Pesa solamente 195 grammi e come si può notare è anche dual SIM. Qua c'è lo spazio per la SIM 1, qua la SIM 2 e qua invece per la memoria espandibile. Senza dimenticare però le sue caratteristiche principali. Come avete visto è waterproof, anticaduta, garantito fino a un'altezza di 3 metri. Tra l'altro la finestra da cui è stato lanciato è situata all'altezza di 4 metri. E come avete visto non si è fatto neanche un graffio, per cui secondo me resiste anche ad altezze maggiori. E per quanto riguarda il prezzo, la GM M7 è venduto a meno di 100 euro. E tra l'altro adesso è anche in sconto, vi ho lasciato il link della promozione in descrizione. E in conclusione, questo M7 è il perfetto dispositivo da
da utilizzare come secondo cellulare. Se avete un hobby molto estremo, se vi piace andare in montagna a fare delle escursioni o in mountain bike sugli sterrati, o semplicemente volete un cellulare super robusto da poter alternare al vostro smartphone quando dovete fare attività ad alto rischio. Se vi è piaciuto questo test aggressive mettete like, se vi piace il format dei miei video iscrivetevi al canale. Prima di salutarvi però vi ricordo che nella descrizione di questo video troverete il link del potentissimo AGM M7 che avete visto in questo video, il mio profilo Instagram, la mia pagina Facebook Lucatake Creation dove condivido tutte le mie creazioni cosplay, i 3 gruppi Telegram Amazon sconti H24 di tecnologia, games e fitness. Vi consiglio di darci un'occhiata perché sono comodissimi, gratis, che quello male non fa, e così ogni giorno potrete essere avvisati delle migliori offerte a tempo Amazon. E sempre in descrizione vi lascio il link dei miei servizi preferiti che attualmente sto utilizzando, come il conto Hype che ho aperto il mese scorso e mi sto trovando benissimo e si paga pochissimo di commissioni. Comunque nel link troverete tutte le informazioni. Siamo arrivati alla fine anche oggi, un saluto da Lucatake e dal nostro AGM M7, non mi rimane che darvi appuntamento al mio prossimo video, che per la precisione uscirà mercoledì prossimo. Ciao!